Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una sbriciolata con pere e mascarpone, un vero peccato di gola, non serve aggiungere altro. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Vediamo gli ingredienti della base della sbriciolata. Farina 0 o 00, cannella, lievito vanigliato, aroma di rum, latte e zucchero di canna. Come al solito tutti gli ingredienti li trovate scritti in info box sotto il video. Nella ciotola dove ho già messo la farina aggiungo la cannella, lo zucchero di canna e il lievito vanigliato. Misceliamo tutte queste polveri. Ora che le polveri sono ben miscelate, dobbiamo aggiungere il burro e io lo prendo in frigo perché l'ho preparato, l'ho tagliato a cubetti, ma fino a questo momento l'ho tenuto in frigo. Aggiungo il burro ben freddo alle polveri. Ed ora lavoriamo con le mani, esattamente con la punta delle dita, per evitare di scaldare il burro. E ciò che dovremo ottenere sarà un composto sabbioso. Ecco, vedete? Questo è il risultato che anche voi dovrete ottenere. Ora verso la fiala di rum nella ciotolina del latte. E poi versiamo latte e rum in ciotola. E lavoriamo. L'impasto della sbriciolata è pronto, ce lo mettiamo da una parte e vediamo gli ingredienti del ripieno. Come ripieno della sbriciolata utilizziamo 400 g di pera abate tagliata a cubetti e su cui ho spruzzato semplicemente qualche goccia di limone per evitarne l'ossidazione. Poi utilizziamo 250 g di mascarpone a cui aggiungiamo zucchero a velo e cannella. La crema è pronta e quindi possiamo formare la sbriciolata. Usiamo una teglia a cerniera di 24 cm di diametro. Mettiamo la metà dell'impasto in teglia. Lo compattiamo lasciando un pochino di bordo. Direi che possiamo accontentarci. Adesso mettiamo il mascarpone e lo distribuiamo sulla base.
Ora aggiungiamo le pere. E distribuiamo anch'esse. E ricopriamo il tutto con il resto dell'impasto sbriciolato. Facciamo come ultima cosa una leggera pressione sui bordi. E siamo pronti per il forno. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 175 gradi e lascerò cuocere la sbriciolata per 40 minuti circa. Eccola sbriciolata appena sfornata. Ora, prima di toglierla dallo stampo, bisogna farla raffreddare completamente. Ho messo la sbriciolata ormai fredda su un piatto da portata. Adesso la spolveriamo leggermente con un pochino di zucchero a velo. Poi ne tagliamo una fetta e vediamo il suo interno. Manda un profumo inebriante. Eccola qui. Vedete l'impasto cotto alla perfezione. Si vede lo strato del mascarpone e le pere. Credo sia davvero deliziosa. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che la mia sbriciolata pere e mascarpone sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.